Occhi di lince, ciao! Eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema della lezione di oggi è l'attivazione del sistema visivo e vestibulare prima di iniziare la lezione. Andiamo alla pratica! Andiamo a vedere due esercizi per stimolare il sistema visivo e vestibulare. Mi metterò in una posizione molto conosciuta nello yoga che è il Bhujangasana, ma appoggerò i gomiti e le avambraccia per poi dopo muovere dagli occhi la testa, il collo e il tronco. Per cui prima dagli occhi, un movimento, gli occhi segue la testa, il collo, le spalle, il tronco, eccetera. Con questi due esercizi che utilizzo molto spesso nelle mie lezioni, attivo il sistema visivo e il sistema vestibulare ancora prima di iniziare la lezione. Mi metterò nella posizione di Bhujangasana per effettuare questi due esercizi. Allora, appoggio una mano sopra l'altra, i gomiti sono appoggiati a terra sotto le spalle. Rilascio completamente il peso della vita in giù, il bacino, le gambe, piedi. Invece i gomiti spingono in basso, spalle all'interno del collo, scapole che si portano verso il basso e in questa maniera il collo è completamente libero di muoversi. Per cui l'inizio del movimento sarà sempre con la partenza di un movimento degli occhi. Porto gli occhi verso l'alto e degli occhi verso il basso. E quindi continuo a muovermi la testa e piano piano sempre più veloce. Bene, ora adesso destra-sinistra, per cui lo sguardo si inizia proprio verso l'orizzonte. Verso destra, per cui gli occhi vanno a destra, giro la testa e vado a cercare di vedere il mio tallone destro. Quindi lo sguardo deve scavalcare la spalla, in questo caso è la destra, e poi sinistra. Se hai notato, io muovo comunque le spalle, quindi muovo la colonna vertebrale, oltre a muovere prima gli occhi, il collo e per cui muovendomi a destra e a sinistra. Faccio una decina di ripetizioni, quindi ho fatto una decina su e giù con la testa, una decina destra-sinistra e adesso devo unire questi 4 punti. Per ora devo cercare soltanto di eseguire uno alla volta. Quindi comincio in alto, 1, a destra, 2, in basso e a sinistra. 1, 2, 3 e 4. Adesso è ora di unire questi 4 movimenti per far sì che diventi un discorso più che altro fluido, senza dell'interruzione. Quindi comincio guardando verso l'orizzonte e vado su in alto. Prima gli occhi. Ok, molta attenzione di non partire questo movimento dalla testa, per cui mi muovo il collo ma non seguo tanto con gli occhi.
Invece gli occhi devono partire prima, ma proprio una frazione di secondi, che poi dopo segue il movimento del collo, quindi della testa. Faccio 7 movimenti dalla destra verso sinistra e 7 da sinistra a destra. Andiamo a sinistra. Se per caso senti un po' di fastidio in questa posizione, quindi cominci a girarti la testa, dico sempre alle persone che fanno lezione con me di rallentare, di fare molto più piano oppure un movimento meno ampio, quindi non giro tantissimo la testa. Non faccio proprio tutto questo cerchio molto grande, ma faccio dei piccoli cerchi, per cui vado su, basso, destra e vado in alto. Quindi piccoli esattamente movimenti. Se in questa posizione hai difficoltà di metterti in questa posizione perché magari fa male la schiena o qualsiasi altra cosa, quindi faccio una regressione. Mi metto seduto sopra i talloni, ok? Quindi guardo verso l'orizzonte e faccio lo stesso esercizio. Mettiamo che tu abbia difficoltà nel piegare le gambe dovuto alle ginocchia o dovuto alle anche, per cui in questo caso dovrei fare o seduto sopra la sedia o semplicemente in piedi, per cui c'è la regressione o la progressione, dipende dalla condizione in cui ti trovi in questo momento. Questo esercizio dovrebbe essere fattibile a chiunque, anche quello che ha 90 anni, ma anche quello che ha difficoltà articolare anche ginocchia, caviglie, eccetera. Dopo queste attivazioni ho stimolato il mio sistema visivo, il mio sistema vestibolare, ora sono pronto per cominciare la lezione. Questi esercizi possono essere anche utilizzati a metà pratica o magari tra una posizione e l'altra. Non c'è veramente una regola, quello che dice magari metto soltanto all'inizio e via, ottimo, potrebbe funzionare per tutta la pratica. Magari c'è bisogno anche di qualche stimolo in più nel mezzo della lezione, anche perché questi movimenti più ampi con gli occhi, la testa, eccetera, di solito non si fa nello yoga, okay? Almeno che sia una pratica molto veloce, molto, come dire, dinamica, allora potrebbe stimolare tanto il sistema vestibolare visivo e vestibolare, però di solito non è così, per cui io do delle informazioni al mio sistema nervoso centrale, quell'informazione che poi di solito nella pratica non utilizziamo. Questi stimoli vanno elaborati nel mio cervello e danno esattamente una risposta, se fatto ovviamente di qualità, perché se non è fatto di qualità potrebbe anche peggiorare la mia pratica di yoga. Quindi bisogna che ci sia di molta qualità, adatto esattamente a determinate persone, perché magari nel momento in cui giro la testa, giro gli occhi e mi viene una nausea, potrebbe anche essere finita poi qui la pratica di yoga. Non la comincio neanche perché mi è girata troppo la testa. Devo dare il giusto. Fate un passo alla volta.
non fare troppo veloce perché dici no, no, questa roba qua è facile. Ho già visto delle persone che hanno cominciato questi esercizi, è finita lì la pratica. Hanno delle, non patologie, ma disfunzione visivo e vestibolare, soprattutto vestibolare, che creano veramente nausea anche con questo esercizio e lì non riesce più a praticare. Deve essere proprio il giusto. Attivare il sistema vestibolare, visivo e vestibolare deve essere proprio preso con cautela, quindi fai piano, questi esercizi sono eccellenti, ma cerca di farlo in modo tale che non ti crea esattamente questi scompensi. Ok? È un esercizio veramente fantastico anche per quelli che hanno un problema alla cervicale. Quelli devono fare un movimento più piccoli, o magari seduto, o magari in questa posizione in cui mi metto adesso. Per cui ci sono diverse possibilità. Ok? Per oggi ho finito, ci vediamo domani. Io sempre faccio una lezione nuova dalle 6:30 alle 7, per cui appena ti svegli hai già una lezione. Ok? Non ho detto all'inizio della video lezione, se sei arrivato fino qui è perché comunque segui le mie lezioni, piacciono le mie lezioni, quindi se per caso non ti sei ancora iscritto, iscriviti, poi accendi la campanella perché così ti arrivano esattamente i messaggi che ci sono delle lezioni, poi se scrivi qualcosa e mi metti un like è meglio ancora, ok? Un'altra cosa, ti lascio alla fine proprio della lezione due link, una a destra e qua una a sinistra, delle lezioni precedenti che sono, uno è una playlist con 3 lezioni, ok? E l'altra metterò una lezione monotematica, per cui farò magari una posizione in piedi, metto qua i link e quindi oltre a questa lezione puoi anche andare a vedere e a praticare queste due lezioni perché una è playlist, una è una lezione, sono 3 e più una, ok? Ci vediamo lungo la strada!